Di solito la pesca subacquea è associata a grandi profondità e a tuffi lunghissimi, ma in realtà anche in pochi centimetri d'acqua si possono fare delle bellissime catture e oggi ve lo mostro in questa fantastica pescata. Sono le 6:30 di mattina e l'acqua è ancora fredda. Prima di entrare carico il fucile da fuori per evitare di spaventare anche i pesci che sono vicini. Quando si fa questo tipo di pesca bisogna essere un gatto, muoversi in maniera molto silenziosa utilizzando la mano sinistra e cercare di non muovere assolutamente le pinne se non in rari casi. Se siamo stati bravi, appena ci immergeremo capiremo la situazione e capiremo soprattutto che tipi di pesce potremo trovarci davanti, attuando così la giusta strategia. Questa è la prima volta che mi immergo in questo posto, ma a giudicare dalla vegetazione e dai massi mi aspetto di trovare orate, saraghi e soprattutto cefali. Tra questi due massi si forma un bel canale, vale sempre la pena dare un'occhiata più da vicino. E infatti ci sono due cefali che stanno mangiando sulle rocce. Mi immergo e cerco di sorprenderli. Finché sono coperto dalle rocce posso avanzare anche più velocemente, ma poi devo fare molta attenzione. Eccoli là. Appena li vedrò avrò pochissimi secondi per sparare prima che scappino. Potrei sparare, ma sono troppo piccoli e decido di lasciarli andare via tranquillamente. Continuo a pescare e ogni tanto è necessario mettere la testa fuori per capire dove mi trovo e dove voglio andare dopo. Ed ecco che vedo due saraghi, non sono grandi ma potrebbe esserci qualcos'altro lì vicino. Stessa strategia di prima, mi immergerò e poi piano piano mi affaccerò. Come vedete c'è parecchia corrente, ora è molto importante muoversi insieme alla corrente stessa e non contrastarla, per sembrare il più naturale possibile. Lì dietro c'è una grossa coda e penso che sia un sarago. Infatti mi affaccio ed ecco un bel sarago fasciato, ma anche questo non è grande e decido di non sparare. Poco più avanti vedo un riflesso strano, si tratta sicuramente di un pesce, ma non riesco a capire cosa sia. Rimango fermo per una trentina di secondi e capisco che si tratta di un grosso cefalo. A questo punto è il momento di agire. Butto fuori tutta l'aria che ho dai polmoni per scendere sul posto e piano piano avanzo. Incredibilmente osservo un grosso cefalo che si sta facendo pulire dai parassiti da due saraghetti. Mi fermo e aspetto che venga lui. L'ho appena sfiorato e il cefalo schizza via a tutta velocità. Il vero errore che ho fatto è quello di non voler sparare realmente al cefalo. In questo caso si sbaglia sempre e allora è meglio goderci la vista piuttosto che provare a ferire un pesce inutilmente. Molto dispiaciuto per aver sparato al pesce, dopo aver caricato il fucile continuo. Qui c'è un pochino di schiuma e potrei vedere qualche spigola, ma purtroppo ormai sono scomparse. Ma comunque decido di provare. Mi sto muovendo contro sole, una situazione non ideale, infatti in questo caso il pesce ci può vedere molto bene, mentre per noi è più difficile vederlo. A un tratto, da dentro la schiuma, sbuca un cefalo e va dritto verso di me. A volte i pesci, quando sono stati colpiti bene e entrano in sagola, non si accorgono neanche di essere stati feriti, come questo cefalo che corre dritto verso di me. Dopo avergli dato il colpo di grazia, è tempo di ricaricare il fucile e continuare a pescare. Più avanti c'è un altro buco tra le rocce e anche questa volta provo ad immergermi. Dopo essermi immerso, comincio un lunghissimo agguato che vi risparmio e arrivo a un certo punto che vedo una grossa coda di un sarago. In realtà solo la coda è grossa perché il sarago è piccolino e non vale la pena sparare. Proprio mentre faccio le smorfie davanti alla telecamera, dietro appare un sarago molto più grande. Con il poco fiato che mi rimane, decido di avanzare, sperando che non si spaventi. E non sembra spaventato. In questo caso, questo sarago potrebbe venire all'aspetto. Ma rimane a 4 metri di distanza. Se ci sarà l'occasione, proverò a sparare.
Forse uno dei tiri più belli di tutta la mia vita, pescato lontanissimo, e infatti il sarago è appena arpionato. Questa è stata davvero una bella cattura. Dopo aver ricaricato, vado più avanti e qui vedo dei cefali in lontananza che mi ignorano completamente. Allora decido di fare un piccolo richiamo. In realtà il richiamo non funziona per niente. A questo punto provo ad avanzare lentamente. E appena dietro lo scoglio vedo la coda gigantesca di un cefalone. Qui c'è poco da fare, posso solo provare ad avanzare, ma lui è più veloce di me, se ne accorge e scappa via. Stessa cosa succede qualche metro più avanti con una mega uratona che mi vede e se ne scappa alla velocità della luce. È comprensibile, ormai sono le 7:30, il sole è già alto e i pesci sono molto più sospettosi. Infatti, dopo 10 minuti di deserto totale, decido che è l'ora di tornarmene a casa. Incontro un altro sub che è appena entrato, ma io sto già per uscire. La pesca in acqua bassa è secondo me una delle cose più belle che ci siano, perché non è pericolosa, ma allo stesso tempo richiede delle grandi capacità. Bisogna stare in silenzio, non fare rumore, cercare di vedere bene il pesce e soprattutto ci fa capire che non servono poi tuffi profondissimi per divertirsi. Questo sarago si era mangiato, oltre a tantissime cose, un piccolo cetriolo di mare. Guardate, l'ho trovato dentro lo stomaco proprio adesso, piccolissimo, e se l'è ingoiato intero. Questa infatti può essere un'ottima esca in alcune occasioni. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!